Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Confestino. Oggi parliamo di aceri giapponesi. Ce ne sono veramente di tantissime varietà, alberi, arbusti, vari portamenti, vari tipi di foglie, sono caducifogli. In particolare parleremo del nostro e vi faremo vedere quanto è bello in questa stagione. L'unico acero giapponese presente qui nel piccolo giardino di Confestino è questo. È un acero giapponese, un ibrido varietà nana chiamato Shaina. Raggiungerà al massimo il 1,5 metri e qui è inserito in una aiuolina che è quella, diciamo, di benvenuto all'interno del giardino. L'esposizione è a mezz'ombra, come vedete riparato da questo abete rosso dalla siepe, ma prende comunque quelle ore di sole giornaliere che gli servono per poter stupire con questo bellissimo colore delle foglie, che varia ben 3 volte durante le stagioni, sempre con tonalità del rosso, che è il pigmento principale di questo acero giapponese. Il nostro aceretto qui è stato messo a dimora 2 autunni fa, quindi 2 anni e mezzo fa, nell'autunno del 2020. Ci ha messo, diciamo, un annetto a prendere bene e adesso è veramente splendido. Piccolino ma un bel portamento e fa una bella figura in giardino. Il contrasto è ben evidente, è circondato da, vedete, piante con foglie verdi, quindi è un modo, mettendolo così isolato, per farlo risaltare ancora di più. Tutti gli aceri, quindi anche questi giapponesi, sono piante acidofile, quindi amano appunto terreni acidi, torbosi, non particolarmente ricchi di sostanza organica, amano una bella pacciamatura invernale e resistono a temperature anche sotto i 30 gradi sotto zero senza problemi. Guardate là sullo sfondo Rodrigo che mi dà una mano durante il video. E l'ultima accortezza comunque importante è anche qui l'acqua con cui vengono innaffiati. L'acqua piovana è sempre la migliore in assoluto per tutte le piante, in particolare per le acidofile, perché mantiene basso il pH del terreno. Le foglie alla fine dell'autunno, dopo aver per la terza volta cambiato tonalità del rosso, cadono. Sono piante caducifoglie, gli aceri giapponesi. Tra le più conosciute ci sono il palmatum, quello, diciamo, che ha la maggiore quota di vendita, lo japonicum e lo shira savanum, un pochino meno presente e meno venduto sul mercato italiano. Sono piante fra l'altro molto ricercate anche dai bonsaisti. Sopportano molto bene le potature e fanno una bellissima figura anche in vaso.
E ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello.